Quello che noi abbiamo cercato di fare, cerchiamo di fare in quasi tutti i progetti, quello di individuare delle relazioni col contesto, in questo caso anche con i proprietari che siamo noi stessi, in modo che il progetto diventi abbastanza unico attraverso queste relazioni. Il contesto è quello di Torino, il quartiere è San Salvario ed è la trasformazione ad uso residenziale di quello che era stato in passato un edificio non industriale, ma un edificio, diciamo, un magazzino per delle piccole produzioni. Il design esterno è quello che forse caratterizza di più questo intervento, perché il protagonista sono le piante, il verde. Quindi c'è un cortile esterno tendenzialmente di colore grigio che cerca di, attraverso il contrasto, di enfatizzare e dar spazio di più al verde, sia nel periodo invernale che nel periodo estivo. Lo stesso accade nel patio, dove ci troviamo in questo momento. In questo caso invece il bianco rispetto al verde della pianta. Poi c'è una terrazza che lentamente svela quello che è il contesto architettonico che sta attorno a questo edificio, che nonostante sia intercluso e isolato fa parte di un tessuto urbano, che è un po' a livello verticale la conclusione di questa specie di passeggiata. L'organizzazione spaziale dell'abitazione è abbastanza caratteristica, però determinata dal contesto. Essendo una cellula interclusa, i muri perimetrali sono tutti ciechi e di conseguenza gli ambienti, per avere luce e aria, possono guardare soltanto o sul cortile principale o sul patio, mentre tutti gli spazi di servizio sono stati addossati alle pareti perimetrali, quindi i bagni, i servizi, la lavanderia, eccetera, sono tutti spazi ciechi lungo i perimetri. Tutto il progetto, i materiali sono ridotti al minimo, nel senso che le pareti sono rasate bianche, il pavimento è un seminato come se fosse un pavimento gettato in cemento, ma arricchito da una semina fatta in marmo bianco di Carrara che lo rende più luminoso. I serramenti continuano a essere i serramenti dell'esterno neri e nient'altro, se non alcuni oggetti che vengono appesi alle pareti a cui siamo particolarmente affezionati. Tutti gli arredi cercano un po' di sparire, anche qui di essere in un secondo piano, e quindi tutti gli arredi della cucina spariscono nella muratura a filo, con la finitura e il colore dello stesso colore delle pareti. L'unico protagonista è la cucina vera e propria, che è un'isola rivestita in un legno, in un'essenza di noce nazionale, che è lo stesso legno che poi riveste la parete che separa la parte giorno dalla parte notte, che è forse l'unico elemento un po' rustico che va a scaldare l'ambiente. Al di là del fatto di abitare in una piccola oasi verde, tutto sommato al centro di una città, la cosa che mi rende orgoglioso di più forse è l'idea di immaginare di replicare questa modalità all'interno della città, e quindi di moltiplicare queste oasi verdi all'interno dei cortili, ma allo stesso tempo tutte le persone che vivono negli edifici, che guardano su degli spazi di questo tipo, direttamente o indirettamente ne possono godere. E quindi replicandolo in tanti cortili si potrebbe ottenere una vivibilità della città molto più ampia, che permetterebbe magari di evitare di dover necessariamente scappare dalla città non appena uno ha un weekend o un pomeriggio libero, e invece di poter stare in città e godersi la città perché è un posto piacevole in cui stare.